Okay, benvenuti, buongiorno e buonasera. Welcome back to today's meeting of our research seminar series in which we present and discuss the work of researchers affiliated with the Center for the Art and Architectural History of Port Cities, which is a collaboration, as you know, between the O'Donnell Institute, the Capodimonte, and Franklin University. I'm Sarah Kozlowski. I think most of you know me. I'm the Associate Director of the O'Donnell Institute and the Director of the Center in Naples. Today, we welcome a pre-doctoral research affiliate of the center, Gianluca Puccio from Vanvitelli University in Naples. And I'm particularly delighted, as Francesca was saying before, we're so delighted that Gianluca will speak today because his project represents deep work in the collections of the Capodimonte itself. And one of the priorities of the center, indeed, is to make of Naples and the museum a kind of laboratory for art history. And so we're always happy to help cultivate projects that work closely with the collections at Capodimonte. In this case, the collection of prints and drawings, which is one of the most important in Italy, but is lesser known. And so Gianluca's work really helps to correct that, and the work of many other scholars who are working on the collection. Before I introduce Gianluca, I invite everyone except Gianluca to turn off your cameras and microphones. We'll turn them back on later. And I invite Gianluca to share his screen. Yeah. E offro alcune parole in inglese e poi passo la parola a Gianluca chi parlerà in italiano e poi dopo avremo un po' di dibattito in inglese e in italiano, come volete, tutti e due. Here's our slide. I am honored to introduce and welcome Gianluca Puccio, who, as I said, is a doctoral student at Vanvitelli University in Naples under the direction of Professor Andrea Zezza. His dissertation project focuses on the Bourbon collection of drawings at Capodimonte and will result in the publication of that material in a digital catalog, which will be an invaluable resource for research and teaching. He's contributed to many exhibitions, many exhibitions and cataloging projects at Capodimonte and other museums in Naples, including projects on Giovanni Lanfranco, Vincenzo Gemito, and the Ottocento Privato galleries at Capodimonte. His research on Lanfranco, as I understand it, first emerged from his advanced master's study at Federico II, during which he worked closely with Capodimonte's own collection of Lanfranco drawings. Today, he'll speak about a group of around 250 drawings in the Bourbon collection at Capodimonte and their relationship to the 17th and 18th century collector Sebastiano Resta. So thank you, Gianluca, for being here and to all of you for joining us. Grazie molte, grazie Sara, grazie per l'occasione che mi avete dato oggi. Vorrei ringraziare voi, la mia famiglia e tutti coloro che mi sono stati vicini per questo lavoro dal punto di vista umano e dal punto di vista scientifico, perché ovviamente come per tutti non è stato facile lavorare in questo periodo di lockdown, però fortunatamente insomma sono riuscito a produrre qualcosa che oggi vi presenterò. Allora, il Gabinetto dei disegni e delle stampe di Capodimonte conserva una ricca collezione grafica che, accanto ai disegni e ai tesori giunti da Casa Farnese, dalla biblioteca di Carlo Firmian, conta 1 migliaio di disegni attribuiti ai più importanti artisti italiani tra 5 e 600, riuniti in un fondo noto come collezione borbonica. La raccolta cominciò a formarsi nella seconda metà del Settecento, trovando spazio nel Palazzo di Capodimonte tra gli scaffali della Biblioteca Reale, dove Giuseppe Maria Galanti, nella sua breve descrizione di Napoli e del suo contorno, datata 1792, ricordò 16 volumi di disegni dei più gran pittori. A partire dal 1807 le raccolte grafiche furono riordinate all'interno del Museo Reale,
l'attuale Museo Archeologico Nazionale, e in quell'occasione prese il vita il proposito di destinare una o più sale alla consultazione di stampe e disegni trasferiti dalla biblioteca, tra cui 36 fascicoli e 13 volumi legati alla francese di disegni, molto probabilmente gli stessi, cito, volumi di schizzi o pensieri o studi disegnati principalmente da Lanfranco, Cavedone e Calabrese, citati in una lettera dal direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Jean-Baptiste Ricard, al ministro degli interni del Regno, in cui i volumi venivano richiesti come materiale didattico utile all'esercitazione degli allievi. Alla decisione di aprire un dipartimento che conservasse il patrimonio grafico seguì quella di avviare un inventario, terminato nel 1824 da Michele Arditi e Giuseppe Campo. L'inventario di tutti i disegni serbati nel Real Museo Borbonico elenca 1024 di studi, secondo l'ordine alfabetico dei loro autori, e include, tra il numero 221 e il numero 697, 5 fascicoli contenenti il corpus dei disegni lanfranchiano. Si tratta in effetti di una sorta di raccolta nella raccolta, composta per oltre 2/3 da studi riconducibili al pittore parmense e alla sua bottega, più fogli di altri artisti a lui affini per regioni cronologiche o stilistiche. Pur non mancando alcune dispersioni e aggiunte, da quel momento in avanti la collezione borbonica di disegni ha seguito le vicende del resto delle raccolte grafiche. Le attribuzioni riportate da Arditi e Campo, stando a quanto i due dichiarano nelle poche righe che introducono l'elenco dei disegni, qui potete vedere il frontespizio, riprendono le marche d'autori presenti sul foglio, oggi leggibili soltanto su pochi esemplari che conservano i montaggi originali. Questi, come già spiegò Rossana Muzzi, furono eliminati tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 del secolo scorso, una stagione oscura per la collezione, durante la quale i disegni furono sottoposti a una serie di traumatici interventi di restauro, che portarono quasi sempre al distacco dai fogli di supporto e alla dispersione di questi ultimi, causando rilevanti perdite tanto dal punto di vista conservativo quanto da quello documentario, indebolendo i disegni e cancellando tracce utili alla ricostruzione della loro storia prima dell'ingresso nelle collezioni reali. A compensare almeno in parte queste ultime perdite è emersa dallo studio della documentazione d'ufficio una dimenticata campagna fotografica risalente alla prima metà degli anni 60, allegata alle mezze schede ridatte in occasione dell'inventario firmato da Giuliana Musca nel 1964. Le foto, molto piccole e spesso rovinate dal tempo, documentano lo stato dei disegni prima del distacco dai loro supporti, fornendo importanti informazioni sulla loro provenienza. Dai provini allegati, risulta subito evidente che la quasi totalità dei disegni del fondo borbonico ha perduto l'antico montaggio. Particolarmente ampio, oltre 250 esemplari, sembrerebbe il gruppo di disegni un tempo incollato sul supporto cartaceo all'interno di un montaggio a finestra, segnato da un bordo nero, a volte doppio, recante in basso l'attribuzione scritta in corsivo, con una grafia puntuta e leggermente tendente verso l'alto, confrontabile con quella che Simonetta Prosperi Valenti Rodinò ha individuato su una ventina di fogli del museo che ancora conservano il loro montaggio originale, proponendone la provenienza dalla raccolta di Padre Sebastiano Resta, sulla base di confronti con esemplari sicuramente provenienti dalla raccolta di Resta, distribuiti in varie raccolte italiane e straniere. Figura di spicco del mercato della grafica tra 6 e 700, infaticabile postillatore di libri e album da lui posseduti, Resta si avvaleva di una capillare rete di contatti composta da prelati e nobili di medio rango, cavalieri e ricchi borghesi, che come agenti disseminati in tutta Italia gli inviavano disegni attraverso una consuetudine di scambi e di doni. Molto curioso e originale nei suoi giudizi, il religioso apprese sul campo i segreti del mestiere di conoscitore, maneggiando disegni, visitando botteghe, frequentando intellettuali e mecenati del rango di Giovan Pietro Bellori e Don Gaspar de Haro y Guzman, settimo marchese del Carpio e viceré di Napoli, per il quale Resta montò centinaia di disegni in volume. Purtroppo non è stato possibile rintracciare elementi di un frontespizio, delle dediche, delle semplici memorie, utili a ricostruire la storia dei disegni e la loro sistemazione prima dell'ingresso nelle raccolte reali. Del resto, volendo immaginare i nostri disegni raccolti in un unico album, magari uno di quelli citati da Ricard nella sua lettera, smembrati per essere poi più facilmente utilizzati nelle esercitazioni dagli allievi,
L'articolata composizione del gruppo rende assai difficile formulare ipotesi su un eventuale tema scelto da Resta come filo conduttore del volume. La varietà di autori cinque seicenteschi, per la gran parte di cultura tosco-romana ed emiliana, nonostante una significativa rappresentanza delle scuole genovese, napoletana e veneta, lascia comunque propendere per una raccolta antologica, sul tipo della galleria portatile donata da Resta alla Biblioteca Ambrosiana o dai volumi allestiti per Monsignor Marchetti al termine della sua carriera. Scorrendo l'elenco si ritrovano alcuni dei fogli più noti della raccolta borbonica, dallo splendido mascherone disegnato da Marco Marchetti da Faenza agli studi di Alessandro Algardi e Pietro da Cortona, che come vedete ancora conserva il montaggio originale. I pareri del padre, che è possibile recuperare, si dimostrano per lo più affidabili, anche se, come è logico, si fanno meno precisi all'aumentare della distanza cronologica dall'opera. Così, nonostante alcune insostenibili attribuzioni a Michelangelo e Ghirlandaio, possiamo ricavare dagli appunti del Resta alcuni corretti e preziosi riferimenti ad artisti poco noti nel loro stile disegnativo, come Mario Balassi, Michele Rocca o Carlo Magnone. Particolarmente problematici appaiono i disegni ascritti a Tintoretto e a Luca Cambiaso, spesso ridimensionati da studi recenti a prodotti di bottega. Riguardo al pittore genovese, che Resta chiama Cambiase o Cambiagio, l'esame delle grafie sui fogli sembrerebbe suggerire che spesso l'errore potrebbe risalire a possessori più antichi di Resta. Terreno sempre impervio per gli specialisti, la distinzione degli originali dei prodotti di bottega del pittore genovese mise in difficoltà il conoscitore, che pure si impegnò nel tentativo di introdurre delle distinzioni, qualche volta azzardando pareri molto sottili che oggi non siamo in grado di seguire, come nel caso dello studio per il riquadro centrale nel salone di Palazzo Lercari Parodi con i figli di Niobe che escono a cavallo da Tebe, oggi concordemente riferito al maestro, dove, nonostante un'antica attribuzione a Luca Cangiasi sul verso, Resta preferì, andando contro i suoi interessi, optare per un non altrimenti noto Tommaso di Luca Cambiagio, un downgrade. Tra i fogli dei pittori attivi a Roma nel corso del Seicento vale la pena di segnalare un gruppo di 18 studi attribuiti da Resta a Pier Francesco Mola e registrati nei numeri finali dell'inventario arditi, dal 1007 al 1024, a cui si aggiunge il numero 163, sotto il nome di Simon Pesarese, sul quale tornerò a breve. I disegni, alcuni dei quali ancora contornati dall'antico montaggio, si distinguono per il segno veloce e spigoloso tipico del pittore ticinese e per l'attribuzione vergata con una penna piuttosto grossa, simile a quella che si ritrova su altri disegni di Mola, conservati in importanti collezioni pubbliche e private di tutto il mondo, ma probabilmente non di mano di Padre Resta. L'attribuzione a Mola dei disegni di Capodimonte ha messo spesso in difficoltà gli studiosi moderni, come per esempio nel caso del Sant'Antonio da Padova in preghiera a Pietrarossa, che è stato considerato giustamente da Lorenz Turcik preparatorio alla stampa delineata da Cantarini entro la fine del IV decennio. La distinzione dei disegni di Mola da quelli di Cantarini è d'altro canto un argomento non facile per la matrice classicista e il tratto guizzante comune a entrambi gli artisti. Resta dovette incontrare qualche difficoltà, ad esempio, nel caso del già citato inventario 163, dove una probabilmente sua iniziale ascrizione a Mola, che oggi si vede poco perché è rovinata da un maldesto restauro che ha tagliato inspiegabilmente in disegno 2, fu modificata poi in favore di Cantarini con un'altra iscrizione nella parte bassa del disegno. Simili esitazioni si ritrovano spesso anche negli scambi epistolari del religioso con i suoi colleghi conoscitori, ai quali egli richiedeva pareri sull'argomento. È il caso, ad esempio, di una lettera indirizzata a Pierleone Ghezzi, in cui il religioso raccontò dei dubbi avuti dovendo allestire un volume, probabilmente per Monsignor Marchetti, in cui decise di inserire soltanto 2 studi di Mola di 20 che ne avevo, per la difficoltà a distinguerlo da Simone Cantarini e dal suo allievo Peruzzini. Poco più tardo del gruppo appena citato è quello attribuito da Resta al ferrarese Giovanni Bonatti, attivo a Roma in ambito oratoriano. Tra i disegni di Capodimonte riferiti a tale artista, oltre ad alcuni notevoli studi di panneggio eseguiti a pietra nera e gesso bianco su carta bruna, dal modellato ampio e monumentale di gusto classicista, va ricordato uno studio per una figura nella tela con San Carlo Borromeo che visita gli appestati.
dipinta per la Cappella Spada in Santa Maria in Vallicella intorno al 1680. Nell'antica foto di documentazione si vede il disegno montato al centro di un foglio di supporto sul quale si leggeva un'iscrizione che recita «Del signor Gio Bonatti per la Chiesa Nova di Roma». Sappiamo che Resta giocò un ruolo importante nell'affidamento del lavoro al pittore ferrarese, che dato il prestigio della commissione realizzò numerosi studi d'insieme e per singoli particolari a pietra nera e gesso bianco, come quello per una delle figure laterali oggi al British Museum, che proviene dalla raccolta di Jonathan Richardson. Poco conosciuta, ma a mio avviso degna di approfondimento, è infine una piccola testa femminile di profilo, attribuita nell'ultimo inventario a ignoto seicentesco, realizzata a inchiostro e tempera bianca, stesi a pennello senza, sembrerebbe, alcuna preparazione a matita. L'elevata qualità tecnica del disegno si intuisce dalle pennellate ampie che costruiscono sinteticamente lo sfondo e i volumi del viso e del copricapo della donna, conferendole un passo monumentale nonostante il formato ridotto. L'articolato tessuto di luci, in parte coperto dalla macchia d'inchiostro al centro del foglio, si deve ad un'ampia gamma di grigi ottenuta stemperando sapientemente l'inchiostro seppia, sul quale si vedono pochi tocchi di tempera bianca che illuminano l'area della guancia e del fazzoletto che raccoglie i capelli. L'attenzione alla resa dei moti dell'animo, evidente negli occhi languidi, nelle labbra appena abbozzate e nella posizione del collo leggermente declinato, fu colta da Resta nell'attribuzione sul passepartout che recita «Antiveduto grammatica andando al correggio». Del resto, il riferimento ad un artista come il Grammatica, oggi praticamente sconosciuto come disegnatore, risulta particolarmente interessante e per nulla banale, non solo per essere stata fatta a distanza relativamente breve dalla sua morte, ma anche per il sostrato correggesco del senese, che secondo Baione imparò a dipingere copiando le teste dell'Emiliano, e soprattutto per il simile modo proto-barocco di lavorare per masse luminose le forme, e le teste in particolare, per il quale si guadagnò il soprannome di capocciante, ricordato da Baione nelle sue vite, che non a caso Resta conosceva molto bene e postillò in più occasioni. In assenza di elementi di confronto, l'attribuzione a grammatica risulta difficile da confermare, ma nonostante ciò la si propone come ipotesi di lavoro. Venendo ai disegni di origine napoletana, l'analisi della documentazione fotografica ha permesso di individuare una ventina di studi che vanno ad affiancarsi allo splendido studio di gamba di Battistello Caracciolo, già identificato come appartenente alla raccolta di Padre Resta da parte di Simonetta Prosperi Valenti. Si tratta di autori ben noti all'oratoriano, come Belisario Corenzio e Mattia Preti, cui si aggiungono 3 studi di mano di Andrea di Lione, ritenuti da Resta opere del Grechetto. La confusione tra il genovese e il battaglista allievo di Nello Falcone, che Resta incontrò almeno in 2 occasioni, si ritrova anche in alcuni disegni un tempo nella raccolta del Marchese del Carpo, che come la scena di lotta, che qui che proietto, sono siglati GBC, acronimo sciolto con la dicitura Gio Bened Castiglione sul montaggio del disegno di Napoli. Degna di nota è anche la svista presa da Resta nel caso di un altro studio a carboncino gesso bianco di Massimo Stanzione per un riquadro della volta del presbiterio del Gesù Nuovo, ascritto al Cavalier Mattia sul foglio di supporto, fortunatamente anch'esso superstite. Ora veniamo ad alcune particolarità che sono state identificate osservando i disegni Resta. Per esempio, Resta usava acquisire intere raccolte di disegni da collezionisti in tutta la penisola, ridistribuendoli in altri volumi e, quando necessario, restaurandoli. È il caso di uno studio di nudo, di schiena a matita, attribuito dal padre Pontormo, ma più verosimilmente di anonimo toscano del XVI secolo. In alto a destra, in una grafia non riconosciuta, si legge circa 78 diversi, quasi tutti incogniti. E poi dall'altro lato, questa volta con la mano del padre, i segni di penna li ha fatti il PR. Egli dunque avrebbe rinforzato ad inchiostro i tenui contorni a matita della figura, mentre l'altra iscrizione, in una grafia tondeggiante più incerta, potrebbe riferirsi a una cartella dove era riposto quello in esame prima di giungere in possesso del padre. Il quotidiano lavoro di valutazione dei disegni poteva riservare anche degli inconvenienti inattesi. Un episodio molto significativo è quello legato a un piccolo studio a penna in inchiostro, di sapore molto guercinesco, per un San Sebastiano assistito dall'angelo, sul quale Resta si premurò di scrivere la parola contraffazione in basso a sinistra, attribuendolo poi sul montaggio a Benedetto Gennari, pittore conosciuto tramite il comune amico Giuseppe Vagnavacca e in più occasioni in affari con Resta. Lo studio della documentazione fotografica
permette anche alcune considerazioni circa la data in cui i disegni poterono arrivare tra le mani di questa affascinante figura di un religioso mercante. Recentemente ho presentato 2 disegni, parte della collezione borbonica di Capodimonte, ascritti al pittore parmense Michele Rocca, nei quali sono ben visibili le tracce del passaggio nelle mani di Padre Resta. Su uno dei grandi studi di nudo, probabilmente un mercurio a pietra rossa, è leggibile nella grafia del padre il seguente appunto che recita: del Rocca parmigiano in Roma 1684. La postilla fa riferimento al periodo in cui Resta, rientrato a Roma dal soggiorno napoletano da circa un anno, era terminato nell'aprile 1683, e nel pieno della sua attività di connoisseur stringeva rapporti con i più influenti intellettuali e collezionisti di quegli anni, da Carlo Maratta a Bellori fino a Cristina di Svezia, a cui si aggiungevano clienti sparsi su tutto il territorio italiano, come ad esempio il suo confratello datoriano Giuseppe del Voglia, per il quale entro il 1690 commissionò il famoso libro d'arabeschi che oggi si trova a Palermo e di cui parleremo fra poco. Probabilmente collegato ad un evento accaduto nel IX decennio del Seicento è anche il contenuto di un'altra iscrizione, questa più nota, vergata dal padre sul verso di uno splendido studio di Antenore Ridolfi per il soffitto della sala dei fasti farnesiani di Caprarola, incluso dalla Prosperi Valenti nel suo elenco restiano del 1998, quindi faceva parte del primo gruppo identificato. Il disegno era molto probabilmente montato a giorno sul supposto, senza una visibile marca d'autore, e venne attribuito erroneamente da arditi a Giovanni da Udine. Sul verso, visibile dopo il distacco del cartone, si legge nel consueto tono colloquiale usato da Resta la seguente postilla: io lebbi tra certe cose di Giode Vecchi, venute da Ancona il dì dell'entrata in Roma del Cardinal Millini. Questo è il disegno che Taddeo Zuccari diede per i riparatori del soffitto del Palazzo di Caprarola, all'Antinoro, pittore dei riparatori. Nota che Taddeo teneva molti pittori in quell'opera. L'esatta attribuzione a questo collaboratore marchigiano di Taddeo Zuccari, un decoratore che Resta chiama Antinoro, coinvolto nei lavori del sontuoso soffitto progettato dal pittore di Sant'Angelo in Vado, è preceduto dal ricordo del momento dell'acquisizione del disegno, avvenuta nel giorno dell'entrata in Roma del Cardinal Millini. L'iscrizione potrebbe cautamente essere messa in relazione agli eventi del gennaio 1686, quando Saro Millini, di ritorno dall'annunziatura in Spagna, entrò in Roma per ricevere la berretta cardinalizia accordatagli da Innocenzo XI già nel 1681. Purtroppo non vi sono altri elementi che permettano di inquadrare con certezza la data dell'iscrizione. Tuttavia è bene ricordare che la più ampia raccolta di disegni di Ridolfi passata nelle mani di Resta è rintracciabile nel già citato volume palermitano, allestito proprio in questa seconda parte degli anni '80. Un altro, debole riferimento cronologico indiretto, potrebbe essere colto in un'altra iscrizione molto nota, vergata sul verso di un piccolo foglio di mano del pittore milanese Ambrogio Figino, con il ritratto di Jacopo Resta, antenato del nostro eroe. L'iscrizione in latino recita: Ambrosi Figini Opus, effiges io Jacobi Reste Mediolanensis, avi Sebastiani Reste, cuius infastis es, excellentissimi Don Gasparis de Haro, domini sui benevolentia. Resta sembrerebbe far riferimento alla raccolta del Marchese del Carpio parlando al presente, pertanto si potrebbe con molta cautela considerare il 1687, anno della morte del Marchese, o tutt'al più il 1689, quando la raccolta fu venduta all'asta in Spagna, un antequem per l'iscrizione. Purtroppo al momento la letteratura su Resta non ha approfondito i rapporti con il nobile spagnolo dopo la partenza dell'oratoriano da Napoli, e d'altro canto molto rari sembrerebbero i riferimenti a Don Gaspar dopo quella data. Tutto ciò ci permette un'ulteriore verifica, basata sul confronto tra i disegni appartenuti a Resta oggi a Capodimonte e altri riconducibili a questo cruciale decennio per la carriera collezionistica del padre conoscitore. Da quanto è emerso finora, si riscontrano numerosi punti di tangenza tra il gruppo dei disegni in esame e quelli un tempo appartenuti alla raccolta del Marchese del Carpio, oggetto negli ultimi anni di un rilevante approfondimento da parte degli studiosi che, foglio dopo foglio, ne hanno rintracciati interi volumi, sottolineando il cruciale contributo dato da Resta alla sua formazione. È noto che il padre rastrellò per il nobiluomo spagnolo centinaia di disegni sul mercato antiquario, occupandosi anche di sistemarne almeno una parte in volume prima della sua partenza da Napoli nel 1683, quando venne sostituito dall'architetto Francesco Antonio Picchiatti nell'incarico di curare le raccolte grafiche del Marchese.
L'allestimento dei volumi del Carpio finora ritrovati, con i fogli incollati a finestre e bordatura nero che spesso contiene l'attribuzione, come il caso di quello della Biblioteca Nazionale di Madrid, che vedete qui proiettato, è in effetti molto vicino a quello riscontrato sui disegni di Capodimonte. Le indiscutibili somiglianze non permettono però di trarre la conclusione che i nostri disegni siano appartenuti a quella raccolta, perché troviamo tracce di acquisizioni successive alla partenza di Resta da Napoli e al conseguente allentamento dei rapporti con Don Gaspar. È il caso, ad esempio, della data 1684 trovata sui disegni di Rocca. Il disegno in bianco e nero che vedete in basso, mi scuso per l'immagine, è parte di un volume che è stato venduto all'asta nel 1973 e vedete che ha in basso, in una delle poche foto che come dire, lo riprende tutto, ha in basso le stesse iniziali GBC che abbiamo trovato sul nostro disegno di Andrea De Leone. Tra i libri messi insieme da Resta in quegli anni c'è anche il libro d'arabeschi, ritrovato presso la Biblioteca Nazionale di Palermo da Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, allestito per il confratello filippino Giuseppe Del Voglia entro il 1690. Il volume è composto da 300 disegni, tra originali e copie, che tracciano la storia delle diverse branche del disegno d'ornato, dalla decorazione architettonica e pittorica di fregi e soffitti agli studi per oggetti di oreficeria. Resta iniziò ad allestire il volume intorno alla metà del IX decennio, sistemando anche in questo caso alcuni disegni all'interno delle pagine con un'incorniciatura a finestra bordata di nero. Scarse sono le postille leggibili sulle pagine dei volumi, spesso informazioni molto generiche sui monumenti descritti nelle pagine, diverse da quelle tra l'aneddotico e il pettegolo, tipiche del padre. Ciò è stato collegato alla committenza provinciale del volume, evidente forse anche in alcune scelte attributive, come nel caso dei due paesaggi ascritti a Giovan Francesco Grimaldi, ma molto probabilmente prodotto di bottega, assai simili sia nello stile che nel montaggio a una coppia di esemplari inclusi nel gruppo napoletano, anch'essi con la medesima attribuzione. Mi scuso per l'immagine, ma spero di essere meglio come storico dell'arte. Su alcuni dei fogli siciliani, inoltre, è leggibile una corsiva, simile a quella che si ritrova a Napoli su un foglio attribuito a Fabrizio Parmigiano e su altri riferiti a Cambiaso, molto probabilmente vergata da un collezionista precedente a Resta per classificare i disegni della propria raccolta, poi smembrata e rimontata dal padre. Un ultimo, e credo decisivo confronto, si pone con un nucleo di provenienza restiana, ancora poco noto, conservato presso il Fine Arts Museum di San Francisco. Donati all'istituzione californiana nel 1971 dai coniugi Achenbach, che a loro volta li avevano acquisiti dal magnate e filantropo newyorkese Mortimer Leo Schiff, i disegni in argomento avevano attraversato l'Atlantico circa un secolo prima, probabilmente acquistati in Italia da Joseph Green Cogswell, viaggiatore e professore di mineralogia ad Harvard. La raccolta, consultabile online, possiede un centinaio di esemplari, i cui montaggi, miracolosamente intatti, risultano del tutto simili a quelli finora presentati, con la bordatura nera e l'attribuzione al suo interno. Tra le attribuzioni avanzate da Resta, da Camillino al Gobbo dei Carracci, si ritrovano i nomi di molti autori comuni al gruppo di Capodimonte. Ad un confronto più approfondito, le analogie tra il fondo napoletano e quello statunitense sembrerebbero non limitarsi alla comune componente restiana, ma potrebbero suggerire indizi circa una loro provenienza da una raccolta in cui poterono trovarsi ancora insieme, dopo il passaggio nelle mani dell'oratoriano. In entrambi i gruppi si ritrova infatti un'altra inedita tipologia di montaggio, probabilmente poco più tarda di quella di Resta, con doppio bordo nero e fascia giallina contenente all'interno l'attribuzione. Purtroppo quella di San Francisco è in parte tagliata in basso. Dalle lettere scritte nel corso dei suoi viaggi sappiamo che Cogswell fu a Napoli in almeno 3 occasioni. La prima nel 1809, giovanissimo, di passaggio alla ricerca di una nave che lo riportasse negli Stati Uniti. La seconda nel 1818, dopo una sosta a Roma, e infine nel 1837, giungendovi di nuovo via mare. Il particolare momento in cui il presente lavoro è stato licenziato non ha permesso l'osservazione diretta dei fogli di San Francisco, necessaria per formulare ipotesi più circostanziate, ma è molto probabile che una parte considerevole dei disegni del Museo Californiano abbia condiviso, almeno per un periodo, un tratto della sua storia con quelli di Capodimonte, separandosi entro il primo quarto del XIX secolo, quando Cogswell giunse a Napoli e Arditi compilò l'inventario dei disegni borbonici di Capodimonte, attualmente a Capodimonte. Grazie molte.
Mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Thank you, Gianluca, very much for that very rich talk. We'll open the floor to questions, domande, idee, o in italiano o in inglese, come volete. And perhaps Gianluca would, or we could, maybe we should keep the slides on because people might want to refer to specific drawings in the discussion. But I invite everyone to turn on your cameras if you wish, and to chime in with questions if you have any. I would love to hear more, Gianluca, about how you envision the catalog working online, and how your knowledge that the catalog will be digital, how has that changed the way that you're studying the drawings? Oh, wow. It's a bless. It's a bless. Yeah, it was the only way that I had to study during this lockdown. I mean, unfortunately, Californian images were closer than our neighbors, even if on screen. I mean, but they were there. We could check them. We could watch at this very detailed images, and so absolutely let's hope to do the same for Capodimonte in as short as we can. I mean, as fast as we can. I think Diana Mellon has raised her hand. Diana, do you have a question? Yeah. Hi, thank you. Thank you so much for this talk. I have a question that's actually really similar to what Sarah was asking about. I was just wondering if you have thoughts about how to museologically, like how to include the history of collecting that you have so carefully studied with these drawings in any sort of digital catalog format. Like, how do you think the best, do you have any ideas about the best form for that knowledge to be embedded in a catalog, a digital catalog? Because there are so many possibilities with the digital catalog that are not possible with a paper catalog. That's a great question. Yeah. And I'm thinking about specifically also just the visual attributes that, I mean, obviously the notes on the drawings themselves, but also something like the double borders, or just how if there's a way that information can be part of the catalog that would make sense, or that is possible. Yeah, it's a very nice question. Provo a rispondere in italiano. Allora, certamente seguiremo la path del museo, seguiremo l'inserimento e la struttura dei dati che verranno, come dire, proposti dal team degli sviluppatori di Capodimonte. E dal Google Arts. Sì, di certo i dati devono essere, un sito è un qualcosa di accessibile a vari livelli, quindi i dati della provenienza devono essere accessibili e quanto gli altri tipi di dati che interessano altri tipi di utenze, quindi è un lavoro molto complesso. Io credo che i migliori esempi al momento siano quelli del Prado, siano quelli del Getty, del Metropolitan, del Museo di Chicago, che hanno dei siti veramente, come dire, accessibili a tutti i livelli di utenza. Speriamo di fare lo stesso in Italia e speriamo di ottenere, come dire, un risultato dello stesso livello, insomma. È quello che ci auguriamo di fare.
see. It's interesting that you mentioned the collection or the online collection at Chicago, because they're especially their works on paper and their 19th century works on paper. What they have done is that they see it as a kind of living catalog. So one doesn't make the catalog, finish, print, and be done, but it's, you know, new information. And I'm sure for the other websites too, that possibility of adding new information, new discoveries, new technical analyses, new photographs is really exciting. So, you know, the initial publication will be a framework. Yeah, and then they add contents day by day according to the steps of the research, of course. Yeah. Which will also, you know, I think that will also change the way that we as scholars use those resources, because we understand them as living documents and not as kind of static things. I think we have Claire. Ciao Claire, e poi Professoressa Uimara. Can you hear me? I've just done something to my screen that means that it's looking different. I just wanted to reply on behalf of the museum about how the website is going to look. Yes. Because Carmine Romano and Mario Epifani, who's now left the museum, and I have been working on it quite a lot. There will be fields for provenance that will be searchable. So it should be very easy to look up Padre Resta in Capodimonte and be able to find the things that are there. There's also going to be a large section for comment, where people like Gianluca and I will be writing curatorial comment on the drawings, which of course should include some information on status, I think what there won't be on the website, but is worth thinking about doing again, is some kind of external resource of the history of the collecting of the collection and the various fondi, I'm now thinking both in Italian and in English, the various resources that the drawings have come from. But you're absolutely right that a museum website is both a blessing and a curse. Yeah. It is a blessing because it allows me to be sitting here doing this work and Gianluca to be sitting in Naples, but not at Capodimonte doing the work. But also it is a living organism that needs constantly to be pruned and cleaned and added to. And that's going to be a challenge for Capodimonte in the future, because there are so many thousands of objects that are going to be going on to the site. But the site looks great. The preliminary images I've seen of it, I think, are going to be very easy to navigate and beautiful at the same time. Digitalization is, I mean, a challenge for Italy. Yeah, that's very important for us. For all institutions, I mean, as I think that's true, as Claire was saying, you know, that it's not, it's never finished. It's never finished. And so, you know, it adds that pressure, but I think it's, you know, as I think about using resources like this for teaching, it's a really wonderful way to demonstrate the living nature of scholarship and of collections themselves. I think I love this idea, Claire, of being able to perhaps sort or search by various collections, because that also helps deconstruct and understand what the Capodimonte collection is, that it's really a kind of convergence of many collections that were formed in many ways for many reasons. I think that would be a wonderful addition, especially for the Gabinetto. Professoressa Uimara, prego. Yeah. Thank you very much. Do you hear me? Yes. Yeah. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Gianluca, very much for this interesting talk. I have a Resta question because I noticed some numbers on some of the Resta drawings. Do you think that this could be a sign that they come from the Resta album for the Del Carpio? I'm sorry, but do you understand? Posso anche parlare in italiano?
in English is okay It's too, but I okay. have line problems and connection problems, and so I lost just Okay. Okay. the third part of your question, ma'am. I noticed some numbers written on the margin of Yeah. some of the sheets, and Yeah. how do you interpret them? Are they seem to be numbers of the pages of some album. No, they are the inventory numbers belonging to the Inventario Arditi. So they were written on drawings like the first quarter of the 19th century. So it's but some not of like, them, excuse me, some of them seem older, older. yeah, of course. But I mean, I studied this old inventory, and I checked the numbers on the inventory, and they are the same. So I have to figure that they were written on the drawings by Arditi while cataloging the drawing. I mean, yeah. There are also older numbers on many of them belonging to previous collection, of course, but it's they do not respond to any list that I have now. So they probably belong to former collections. Thank you. Yeah, you're welcome. Thank you very much. Anche io ho una domanda per Gianluca su Resta, partendo dal presupposto che non conosco l'argomento, quindi forse la mia domanda sembrerà molto ingenua, Gianluca, quindi tu perdonami. Non penso, però proviamo. Studiando Resta volevo sapere se aveva dei gusti particolari nel collezionare questi disegni, degli autori favoriti, una scuola favorita. È chiaro che come penso tutti amasse collezionare i grandi maestri, però per esempio mi ha colpito molto l'album sugli ornati e sui disegni architettonici, quindi volevo sapere insomma qualcosa di questo tipo. È una domanda molto interessante e molto complessa, perché Resta aveva dei gusti sicuramente, ma era anche un mercante, ed è stato lui la cinghia di trasmissione tra le collezioni antiche della fine del 5 e i primi del 600 e poi le grandi collezioni settecentesche, non soltanto in Italia ma anche in Inghilterra, all'estero. È stato lui che ha trasferito molte opere fuori. Quindi i suoi volumi molto spesso avevano, come dire, seguivano un po' quelle che erano le esigenze dei suoi committenti. Se dovessi dirti qual era la sua preferenza, ovviamente andava sempre verso quella linea, Bellori, che poi rimontava fino ad Annibale Carracci, senza dubbio, erano loro i suoi preferiti. Nonostante questo, avendo una rete di contatti incredibile in tutta Italia, lui aveva un'esperienza e una conoscenza di tutti gli stili, quindi riusciva a maneggiare e a, come dire, confrontarsi con suoi pari distribuiti in tutta quanta Italia, e quindi, come dire, aveva questa capacità da vero conoscitore che per tanti anni gli è stata negata, però negli ultimi anni, grazie appunto agli studi, alle analisi dei montaggi, al ritrovamento di tanti fondi suoi provenienti dalle sue raccolte, si è potuto, come dire, ricostruire e anche conoscere, insomma, con qualcosa. Per secoli il giudizio su Resta non è stato positivo, diciamo, è stato un po' un cialtrone per tanto tempo, però poi si è, come dire, si è capito la sua del mestiere di conoscitore, anche che è stato colui che ha, come dire, collegato due momenti importanti della storia del collezionismo. È stato lui che ha trasferito le cose. Grazie. Thank you. Any other questions?
Mary, yes, please. Gianluca, io parlo in inglese, però tu cioè, rispondi in italiano, perché è un po' di tempo che non parlo in italiano, quindi... Okay, thank you so much for that lovely presentation. It was very dense, so I wanted to make sure I understood, okay? Can you hear me okay? So my understanding is that you are going to do a digital catalog of the entire collection at Capodimonte, but you're focused on the Resta drawings. Is this correct? And there are 250... No, I'm just been focusing on... I've just been focusing on the entire Borbonic collection, that it's like more, just a little bit more than 1,000 drawings. Mm-hmm. Quante? 10,000? 1.020, circa 1 migliaio. E quanti di questi sono della collezione Resta? Intorno ai 300. 300, ok. Ok? Poi ce ne sono circa 400 che appartengono al corpus dei disegni lanfranchiano e poi ce n'è un'altra piccola parte che è di provenienza varia, diciamo. Okay. And of these Resta attributions that you showed us many, how many of them do you think are reliable? Because, you know, Resta sparava anche con... How many would you say are reliable? Because some of the ones that you showed are very interesting. Some of the drawings you showed were convincenti, diciamo, però Resta non è sempre convincente. Non vi ho mostrato le attribuzioni a Michelangelo, non ho mostrato quelle a Mantegna. Ok. Le ho tenute da parte. Ma quello di Scanterini va bene, va benissimo. Ma lui la considerava mola. Ah, ok. Lui la considerava mola. Infatti, se aspetti. Sì, guardiamo. Sì, un attimo. Però c'era Simone da Pesaro lì. Sì, ma c'è... Un attimo. Eccola qui. Questo secondo te Michele Rocca va bene secondo te? Michele Rocca è interessante come attribuzione, anche perché mi sembra anche un qualcosa che Resta ha visto personalmente. Quindi, insomma, io su Rocca sono abbastanza convinto, anche se there's no comparison, no, there's nothing to be worth to be compared with it. So we have to trust. Right, but it's also closer in time to Resta, so I think that, and Roma pure, so I think assolutamente sì. Assolutamente sì. Qui c'è Simone da Pesaro. Allora, sì, però in alto, sotto alla flagellazione, c'era un'altra iscrizione che sembra Mola, che però è stata cancellata e poi... Ah, già, ok. Sì. È proprio sotto alla flagellazione, sotto ai piedi della persona. Scusami, ma chi ha scritto allora Simone da Pesaro? Io credo che quello sia Resta e quel mola in alto non saprei se è sempre lui che ha cambiato idea dopo essersi confrontato con qualcuno o qualcosa che proveniva da una collezione precedente come gli altri disegni. Purtroppo questi disegni di Simone da Pesaro, di Mola, chiedo scusa, sono stati veramente trattati male, sono stati tagliati, come potete vedere, e anche in questo caso, per esempio, se guardate l'angolo in basso a destra, si vede una M. Sì. L'iscrizione continuava, ma il disegno è stato tagliato, purtroppo. Ci sono state... come Mola. Sì. Ok. Ci sono state purtroppo delle stagioni non belle per i nostri disegni, in cui il controllo non è stato del tutto, accurato, e in molti casi i disegni sono stati separati, tagliati, talvolta appunto staccati dal montaggio, e il montaggio è andato perduto. Quindi ritrovare una campagna fotografica è stata un'altra benedizione, diciamo. Sì.
And will it be possible to publish photographs of all of these on the catalog, all of these details to trace? Yeah, that's like a reconstruction of the volume, of course. That's Perfect. what I was figuring. Yeah. Perfect. This is great. Bravo. Grazie. Very exciting. I mean, even just that one could trace many stories. So to trace the story of Resta's attributions through this one group of drawings would be, and so are his attributions present, and Mary, it sounds like you know more about this too. His attributions are present in other drawings collections throughout Italy because he was selling and dealing and everywhere. Yeah, of course. And he loved Correggio. Which sometimes can cloud one's in fact, the inscription underneath the drawing by Antiveduto Grammatica was pretty weird. At the end, I found the connection with Resta because he probably read this thing from Bayonne, no? That when he was young, Grammatica used it to study the paintings by Correggio, and so that probably is the reason of the inscription underneath, no? The postilla. Andando al Correggio. Yeah, andando al Correggio. But it's true to be able to ask, instead of simply correcting the attributions, to ask why those attributions were made in the first place can reveal ideas about collecting and reception of painters like Correggio in following centuries. Fascinating. Thank you. How is the how is the campaign for the paper restoration? Restauro dei disegni, perché alcuni disegni sono veramente in condizioni pessime a Capodimonte, mi ricordo. Cioè, are you like working on restoring of the drawings, or is the group, is it the team? Not at the moment, but I have got to say that the museum fortunately opened the only Southern Italian restoration cabinet in 1970s, not sure when precisely. So all these cuttings, all this I don't know, this stuff happened before that date. Yes. Since the opening of the restoration cabinet, we've been saving our the drawings. I mean, everything is been going better. Absolutely. Good. Thank you. That's wonderful. E infatti alcuni distacchi sono stati fatti recentemente, ma in quei casi fortunatamente i montaggi si conservano e sono ancora conservati insieme al disegno. Benissimo, si può documentare. Certo. Bravo. Any other questions before we close for today? Gianluca, grazie. Molto grazie a voi. Molto interessante. And we all wait until the time that we can be together with you in the gabinetto in Naples. So assolutamente sarei felice di portarvi adesso. O se no, quando verrò a San Francisco a guardare i disegni. Sì. Sai che adesso c'è Furio Rinaldi lì, Gianluca. Furio Rinaldi è diventato capo dei disegni lì. Lo conosci? Sì, l'ho conosciuto. È andato da Christie's lì. Quindi stavo pensando che sarebbe molto interessante a questi paragoni tra i disegni di Capodimonte e San Francisco. Sì. C'è molto da studiare, assolutamente. Benissimo. Ok, thank you. Okay. Thank you, Gianluca. Thank you all for being here. Rimaniamo in contatto, ok? Certo. Ok, grazie Gianluca. Grazie a voi tutti, buona serata. Thank you. Buona serata. Goodbye everyone, be well. Bye, see you. Bye. Bye. Bye.